Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Bentornati su questi schermi! Nel video di oggi andiamo dritti al sodo, ovvero andiamo a costruire una cosa particolare. La panca della nostra dinette, dove andrà ad alloggiare il nostro impianto elettrico. Quindi ragazzi, andiamo al lavoro! Quindi ragazzi adesso col coperchio dell'altra panca andiamo a appoggiarlo e a crearci in maniera speculare l'altro coperchio, perché questa panca verrà opposta in modo speculare all'altra. Ok ragazzi, da questa tavola riusciamo a ricavare il coperchio da un lato e dall'altro lato ricaveremo il fianco anteriore della panca. Quindi andiamo ad effettuare il taglio. Allora ragazzi, per un taglio ottimale, quindi per avere anche meno spreco, Procediamo con il taglio di quella parte della tavola in modo tale da sagomarla a 93 cm e da facilitarci tutto il taglio. Ragazzi, adesso praticamente andiamo a tagliarci la tavola da 93 che è lineare, dopodiché ci resta soltanto il coperchio da ritagliare dritto e da sagomare. adesso ragazzi con l'aiuto del nostro seghetto alternativo scendiamo a sagomare la curva. Ora non ci rimane che andare a crearci gli listelli per assemblare tutte quante le strutture. Dopo aver fatto anche l'altro fianchetto laterale della panca, possiamo iniziare a prepararci tutti i listelli e a studiarci per bene la struttura di questa seconda parte della dinette. Intanto sagomiamo i due fianchetti laterali con un taglio a 45 gradi. Ci servirà più avanti, quando andremo a fare la rifinitura esterna in pioppo, ma questa ve la spieghiamo meglio dopo. A questo punto, con tutto pronto, possiamo iniziare a mettere insieme la struttura. Ragazzi, stiamo andando a metterci la colla sui listelli e ce la andiamo a fissare con i chiodini. Quindi prepariamo la struttura posteriore e quella laterale, che poi andranno a appoggiare direttamente sulle pareti del camper. Fatto questo, possiamo fissare il fianchetto laterale. A questo punto ci costruiamo anche la struttura frontale. Una volta pronta la andiamo a integrare con il lavoro fatto in precedenza, così da rendere tutto più solido. Dopodiché non ci resta che fissare un listello centrale nella parte dove creeremo la curva. Serve proprio per irrobustire e sistemare tutta la struttura. E infine siamo pronti a fissare definitivamente il fianchetto frontale, così la struttura è praticamente completa. In questa fase la cosa fondamentale è prendersi il tempo per calcolare bene tutte le misure e avere sempre un progettino da seguire, così non si rischia di confondersi e soprattutto controllare tutto passo passo, che le misure tornino davvero e che non ci sia fuori squadro, anche perché la nostra sega da banco ogni tanto ama farci qualche scherzetto. Ci prepariamo il pioppo e così siamo pronti a chiudere il tutto. Adesso però vi facciamo vedere direttamente il risultato finale, perché la telecamera ci ha abbandonato. Ragazzi, una chicca che non vi abbiamo ancora fatto vedere, che non c'entra con la dinette. È da tanto, infatti, vedete ragazzi, è tutta impolverata, che volevamo mostrarvi questo portaposate. Perché eri così ansiosa di mostrarlo? Perché è un portaposate che abbiamo pagato tantissimo e ci risolve la questione. E guardate una cosa, l'abbiamo comprato così ad occhi chiusi pensando costasse in un modo, invece costava in un altro modo. Vi faccio vedere prima una cosa e poi... Vi dico quanto costa, giusto? No,
Guardate ragazzi, questo sarebbe il cassetto delle nostre posate. Guardate la dimensione di questo portaposate che abbiamo comprato e guardate quanto spazio resta. Cioè, è perfetto. Ma noi prima di acquistarla abbiamo preso le misure della cucina. No, l'abbiamo visto al supermercato, abbiamo detto questo secondo noi potrebbe fare a caso nostro. E ragazzi, pensavamo di pagarlo una cifra, ne abbiamo pagata un'altra. Adesso tocca a voi nei commenti indovinare quanto l'abbiamo pagato questa cosa fenomenale che ci risolve questo problema. Speriamo che entri davvero una volta costruito il cassetto, tenete le dita incrociate. Davvero, eh sì. Perché sì. poi ci sono le guide e le parti del cassetto. Al massimo facciamo un buco nel cassetto. Basta ragazzi, torniamo alla dinette. Giustina, presentaci questa dinette, dai. Vi presento questa meravigliosa dinette. Allora, il coperchio è lo stesso, speculare appunto a questo, Sì. quindi ha la stessa identica dimensione. Posteriormente abbiamo lasciato uno spazio, questo spazio che abbiamo lasciato perché in questo modo con l'apertura abbiamo una stabilità in più creando una struttura sotto, ve lo facciamo vedere meglio adesso. Questa parte qui che andrà ancorata alla nostra parete reggerà appunto tutto il meccanismo che servirà per aprire e chiudere la panca, quindi andremo a inserire 2, forse anche 3 cerniere qui. L'unica cosa che non vi abbiamo fatto vedere nel video di ieri perché la telecamera si è scaricata è per appunto questa parte qui che abbiamo sagomato semplicemente con il pioppo in modo molto rustico e tranquillo. È semplice. L'unica cosa che vorremmo andare a rinforzarlo e forse lo andremo a fare. Sì, Vediamo. dobbiamo pensare un po', perché anche in base al design forse già si rinforzerà, dobbiamo pensarci. Quindi ragazzi, le misure di questa panca sono le misure esatte che ci servono proprio per il nostro impianto elettrico, per riuscire una volta alzato il coperchio a lavorarci tranquillamente, a poter eventualmente togliere una batteria se nel caso ci fosse un guasto, un problema. Abbiamo la possibilità di accedervi e di mettere mano all'impianto in modo comodo. Per quanto comodo si può stare in un camper, abbiamo cercato di renderlo comodo. Quindi ragazzi, qui alloggerà tutto quanto il nostro impianto elettrico e direi che sta prendendo forma. E come potete intuire ragazzi, siamo arrivati a un buon punto, abbiamo quasi tutte le strutture basali del camper. Ci manca la struttura del letto, che però dico forse, rimarrà alla fine perché giustamente, come succede sempre a noi, work in progress, magari cambiamo qualcosa. E quindi ragazzi, il prossimo step sarà dare un po' di colore a queste pareti. E qui ragazzi, un piccolo sondaggio. Secondo voi, di che colore faremo i nostri mobili? Ma non solo, come abbiamo già detto, possiamo cominciare a parlare seriamente del nostro impianto elettrico. E quindi queste saranno le prossime fasi. Ragazzi, per il video di oggi è tutto. È stato sicuramente un video breve ma è conciso, abbiamo cercato di mettere tutto quello che sapevamo qui dentro. Nel frattempo stiamo cercando di capire come andare a proseguire tutto quanto il lavoro e anche i vari materiali che dovremmo andare ad inserire all'interno. Quindi diciamo che c'è tanto lavoro di testa e non abbiamo tanto tempo per venire qua a lavorare, oltre al lavoro che facciamo giornalmente. Ma sono in arrivo tante novità ragazzi, quindi rimanete sempre aggiornati. Perché nel prossimo video può darsi che vi stupiremo. Quindi vi salutiamo, alla prossima, ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi, a presto!